tutti, io sono Elisa e questo è il mio canale YouTube sui viaggi. Oggi andremo alla scoperta della misteriosa Transilvania e in particolar modo di due castelli, il castello di Peles e il castello di Dracula. Pronti? Andiamo! Stiamo andando a visitare il primo il castello di Peles, che si trova in Romania, precisamente nella città di Sinaia, la perla dei Carpazi, una delle più belle località montane dello Stato in cui poter fare trekking e sciare. È qui che il re Carlo I decise di costruire la sua residenza estiva, il castello di Peles. Ma chi era Carlo I? Fu il primo re della Romania, ma non solo. La peculiarità stava nelle sue origini. Era infatti un principe tedesco appartenente alla dinastia Hohenzollern-Sigmaringen e si trasferì in Romania in qualità di monarca, governando dal 1881 al 1914. Ma lui entrò a Bucarest molto prima, nel 1866, e tra le prime imprese importanti ci fu la guerra d'indipendenza romena, combattuta nel 1877-1878 a fianco dei russi per sconfiggere definitivamente i turchi dell'impero ottomano. Quando Carlo I arrivò a Sinaia, gli piacque così tanto che decise di costruire qui la sua residenza estiva, un castello in stile neorinascimentale tedesco. In totale la Romania ebbe 4 re. Il primo fu Carlo I, mentre l'ultimo fu Michele I, che governò fino al 1947, quando fu deposto da parte dei comunisti. Siamo arrivati al patio del castello e già da qui possiamo notare le rifiniture e il notevole quantitativo di legno utilizzato. Si stima che alla sua costruzione lavorarono tra i 300 e i 400 uomini, provenienti da diverse parti d'Europa. Come scrisse Elisabetta di Wied, moglie del re Carlo I, si potevano osservare centinaia di costumi nazionali e parlavano, litigavano e cantavano in 14 lingue, in tutti i dialetti e desinenze, un mix gioioso di uomini, cavalli, carri, buoi e bufali domestici. La prima sala che incontriamo entrando nel castello è sicuramente la più scenografica. Si tratta del Salone d'Onore, una sala dalla pianta quadrata su cui si aprono finestre, archi, balconcini e perfino una finta scala a chiocciola. Le pareti sono rivestite con pannelli in legno di noce e a completare il tutto un soffitto in vetro che si apre elettricamente. Continuiamo a salire per visitare il primo e il secondo piano. Qui siamo nella sala preferita del re, la Grande Armeria, una sala contenente circa 1600 di 4000 pezzi di armi e armature europee e orientali. Qui vediamo un'armatura completa che pesa circa 100 kg ed è del secolo XVI. Il caminetto serviva come decorazione. Cosa molto importante da notare, sulle sedie è raffigurato il simbolo dell'Ordine dei Dragoni, un ordine militare del Sacro Romano Impero Germanico fondato per contenere il potere dell'Impero Ottomano. Qui ci troviamo nello studio del re, dove il sovrano riceveva gli ospiti. Di solito li ascoltava in piedi davanti alla scrivania come volesse dire del poco tempo a disposizione e gli concedeva solo 15 minuti. Questa coppa d'argento la ricevette quando compì 70 anni. La fece un'officina di Berlino e rappresenta il castello di Peles. Da un lato si trova il ritratto di Carlo I, mentre dall'altro il ritratto di sua moglie, la regina Elisabetta di Wied, con l'unica figlia che ebbero, Maria, che morì all'età di 4 anni di scarlattina. La bambina era già multilingue, parlava inglese, tedesco, francese e romeno. Questa è la biblioteca realizzata in stile rinascimentale tedesco e rivestita interamente in noce. In passato c'erano 10.000 libri, gran parte dei quali oggi si trovano nella Biblioteca Nazionale di Bucarest. Si trattava di una dinastia attenta alla cultura, tanto che i libri erano tradotti in 4 lingue: romeno, francese, inglese e tedesco. La regina Elisabetta di Wied, dopo la morte della figlia Maria, scrisse molte poesie e dipinse, tanto che fu chiamata con lo pseudonimo Carmen Silva, Canto della foresta. Siamo arrivati alla Sala della Musica, così chiamata perché ogni anno la regina Elisabetta invitava per 2 settimane scrittori, poeti e musicisti e ogni sera, dopo cena, si riuniva qui con loro per parlare di musica. Tra i più importanti invitati ci fu George Enescu, il musicista più famoso della Romania, che era anche compositore e direttore d'orchestra.
Questa è la cosiddetta sala italiana o fiorentina, destinata a balli o eventi. Era così chiamata in quanto i lampadari e gli specchi erano fatti con vetro di Murano. Sul soffitto c'è un bellissimo quadro che è possibile ammirare direttamente dallo specchio. Le porte di bronzo furono fatte a Roma. Sopra il caminetto ci sono 3 copie di quadri di Michelangelo e 2 tavoli di marmi portati direttamente dall'Italia. Attraversiamo la sala degli specchi per arrivare alla sala da pranzo, uno spazio in cui potevano sedersi 36 persone. In fondo si vede un mobile, è il montacarichi. Al piano inferiore, infatti, c'era la cucina e facevano arrivare i pasti con il montacarichi. Concludiamo la visita al castello di Peles con il salone turco, in stile ottomano, con seta lungo le pareti e sul soffitto. Qui si fumava e si prendeva il caffè. Abbiamo appena terminato la visita al castello di Peles e siamo pronti per la nuova destinazione, il castello di Dracula. Mentre andiamo verso il castello di Dracula, cominciamo a sdoganare una serie di incognite legate alla figura leggendaria di Dracula. Innanzitutto, lo scrittore che per la prima volta scrisse e pubblicò il romanzo di Dracula fu Bram Stoker nel 1897. C'è da dire che questo romanziere non andò mai in Romania. La figura è ispirata ad una persona realmente esistita che si chiamava Vlad III di Valacchia. Era il principe di Valacchia che visse e governò nel XV secolo, quando ancora la Romania non esisteva come Stato, ma era diviso in una serie di regni, tra cui la Valacchia. Questo principe era conosciuto come Vlad o Draculea, che significa figlio del diavolo, italianizzato in Dracula, ma era soprattutto conosciuto come Vlad l'Impalatore per la sua predilezione ad impalare i nemici, in particolar modo i turchi dell'impero ottomano. Nella novella Stoker colloca il conte Dracula non in Valacchia, ma specificamente in Transilvania, che letteralmente significa oltre il bosco, e l'idea di un'ambientazione oscura e nebbiosa si addiceva di più ad una storia legata ai vampiri. Per quanto concerne il tema del vampirismo, lo scrittore Stoker si ispirò alla storia vera di Elisabetta Báthory, la contessa Dracula, che abitava nel castello di Katice, in Slovacchia. Si trattava di una ricca contessa della Transilvania, che nel 1610 fu arrestata con l'accusa di aver torturato a morte decine se non centinaia di fanciulle al suo servizio. Non solo, ma la contessa si bagnava nel loro sangue, convinta di procurarsi così l'eterna giovinezza. Elisabetta evitò la condanna a morte grazie alla sua posizione di nobile, ma fu rinchiusa a vita in una stanza del castello senza ventilazione né luce del sole. Manca ancora un ultimo tassello alla leggenda di Dracula, il castello. Il castello dove Stoker ambientò la storia si identificò con il castello di Bran. Il castello di Bran si trova vicino alla cittadina di Brașov, sull'antico confine tra Transilvania e Valacchia. Costruito in stile medievale gotico nel 1300 come fortezza per avvistare e difendersi dai turchi, la sua posizione, arroccata su una ripida roccia e contornata da un'area di mistero, la rese l'ambientazione ideale per le storie del conte Dracula. Qui visse anche la regina Maria di Edimburgo, moglie di Ferdinando I, secondo re della Romania, insieme alla figlia Eleana, ed è oggi il castello più visitato della Romania. Eccoci arrivati al castello, a poco lo stiamo raggiungendo salendo questa ripida strada. Ora siamo di fronte all'entrata e il panorama che si può ammirare è fantastico. Anche se dall'esterno il castello è molto suggestivo, data la sua posizione, gli interni sono scarni e non equiparabili a quelli finemente decorati di Peles, ma parliamo di 2 castelli costruiti in tempi e per motivi differenti. Il castello di Bran, o Dracula, fu costruito come fortezza per difendersi dalle incursioni ottomane del XIV secolo. Questa è la stanza della regina Maria. Le 2 porte in ferro che si aprono verso la camera da letto sono l'elemento interno più antico del castello, risalente al 1693. Ora stiamo attraversando il corridoio che collegava le stanze della regina al primo piano. Oggi il corridoio è dedicato alla storia del castello nel XIX secolo e alle mostre temporanee. Questa è la sala gotica, così chiamata per le arcate del soffitto. Era un tempo la cappella della fortezza.
Siamo giunti finalmente ad uno dei punti panoramici più belli del castello, la loggia da cui è possibile ammirare il paesaggio circostante, con i boschi fitti tipici della Transilvania. Questa è la stanza del re e vicino a questa la regina Maria preparò la sala da pranzo reale. Giungiamo infine all'ultima stanza, in cui sono esposti scudi e bandiere decorati con stemmi della Transilvania e della Valacchia, ma anche componenti di armature come guanti, corazze e armature. Il nostro viaggio alla scoperta del castello di Peles e del castello di Dracula in Romania è finita. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo viaggio. Ciao!